Ciao a tutti da Giovanni Celeste e benvenuti nel mio spazio YouTube Appunti di Wikmaker Italiano. Oggi ho il piacere di presentarvi ufficialmente il mio primo libro scritto interamente in italiano e anche in inglese dedicato al wikmaking. Perché questo libro? Questo libro nasce da una lontana idea. Ho sempre avuto in mente di dare il mio contributo al wikmaking creando un libro che parlasse proprio dell'arte di questa specialità tipicamente australiana e che spiegasse e illustrasse come sono realizzate appunto le fruste. Il fatto che abbia deciso di farlo solo ora è in parte dovuto alla crescita e all'interesse verso questo tipo di disciplina, soprattutto in Italia, per cui la prima edizione di questo libro è stata fatta in italiano, quindi avevo proprio pensato di farla in italiano. Poi, in seguito alla pubblicazione sui vari social network, molti mi hanno chiesto della versione inglese e così ho dato vita anche alla versione inglese. Dunque, cosa possiamo dire di questo bel libro? Sicuramente è un libro molto interessante e, come recita il sottotitolo, è una guida introduttiva. Questo cosa implica? Implica che non è un libro tutorial. Non ho mai avuto la voglia e il piacere di creare un libro tutorial che spiegasse in maniera molto fredda e pedestramente cosa fare, dove fare, come tagliare, quando tagliare, ma in realtà credo di aver voluto dare un valore aggiunto al tutto, poiché spiego le ragioni che stanno dietro ad ogni procedura. Quindi è vero che questo libro vi spiegherà come è costruita una frusta e, leggendo attentamente i vari capitoli in esso contenuti, avrete sicuramente la possibilità di realizzare una vostra frusta, giacché ci sono tutta una serie di illustrazioni, tutta una serie di parametri, misure, dimensioni, dove tagliare, cosa tagliare e quant'altro. Però credo che il valore aggiunto di questo libro sia proprio la spiegazione del perché delle cose, e questo ritengo sia un regalo molto importante, perché dà la consapevolezza del perché di certe procedure e quindi probabilmente allarga anche la vostra percezione del tutto. Cos'altro possiamo aggiungere su questo libro? Beh, sicuramente il libro è ordinabile online sul mio sito giovanniceleste.it, troverete in descrizione il relativo link. Il libro affronta tutta una serie di informazioni, questo l'ho già detto, sulla frusta. Ci sono molti termini in inglese ma adeguatamente spiegati, perché è necessario avere anche una padronanza dei termini tecnici, giacché questo tipo di disciplina è diffusa prettamente all'estero, per cui è giusto conoscere i relativi termini, ma è anche giusto capirne il significato. Ho mentalmente pensato di costruire una frusta durante la spiegazione, quindi non solo ci sono cenni storici sulla frusta, sulle origini, sulle varie influenze che hanno creato determinati standard di costruzione delle fruste e dei vari modelli di frusta in esso contenuti, ma oltre a questo tipo di informazione introduttiva, mentalmente ho cercato di creare un ordine cronologico di costruzione, per cui si parla dell'intreccio, si parla della realizzazione degli intrecci sia a sezione piatta che a sezione circolare, il calcolo delle strisce per creare un intreccio, le intersezioni, i vari pattern, come si possono creare. Cos'altro posso dire? Il numero delle strisce necessarie per riempire o rivestire una sezione circolare, il calcolo delle strisce, il taglio delle strisce, come calcolare la lunghezza, insomma ci sono veramente tutta una serie di informazioni davvero davvero interessanti. E successivamente parlo proprio della costruzione di una frusta, per cui si parla dei primi step, quali il manico, il core, cioè la parte interna sul quale viene poi costruito tutto l'intreccio, come si intreccia, come si lavora il fall, come si crea il cracker, come si realizzano i pomelli, per quanto concerne i nodi turchi posti alla sommità del manico della frusta, e poi parlo anche di diversi pattern di intreccio. Comunque questo lo vedremo sicuramente più nel dettaglio adesso. A presto, grazie! Allora, cominciamo a vedere più nel dettaglio come è strutturato il libro. Dunque, per esempio, quindi come potete vedere
Qui si parla dei decenni storici, delle varie influenze che in qualche modo hanno dato origine alle moderne fruste. Poi, poco per volta, cominciamo a entrare nel dettaglio. Qui si affronta il discorso legato alla terminologia, quindi come potete vedere ci sono i vari termini tecnici con le relative spiegazioni, quindi non abbiate paura, è tutto adeguatamente ben spiegato. In quest'altra parte si comincia a parlare proprio del whip making. Vediamo, andiamo a scoprire un po' più da vicino. Andiamo a vedere qualcosa di saliente. Ad esempio in questa pagina mostro le varie parti che compongono una frusta, quindi partendo dal manico, tutti i vari strati di pelle ad esso connessi. Parlo di come si misura una frusta, dei vari criteri di misurazione di una frusta. E qui si comincia a entrare veramente nel vivo del libro e ci si avvicina sempre di più all'intreccio. I vari utensili necessari per poter preparare e tagliare bene la pelle, la differenza tra la parte della superficie della pelle, quindi la crosta oppure il fiore, come smussare le strisce per preparare e avere un intreccio maggiormente più compatto. Vediamo ancora, qui si parla invece dell'intreccio, intreccio a sezione circolare, qui si parla dell'intreccio a sezione piatta con le sequenze ben indicate per poterlo svolgere. Questo per esempio è il capitolo dell'intreccio. Come vedete qui vi mostro come eseguire un intreccio a sezione piatta con le relative sequenze che comporranno l'intreccio. Un intreccio realizzato in 4 strisce a differenza del primo che è realizzato in 3 strisce, e poco per volta entriamo sempre più nel vivo. Qui si parla dell'intreccio a sezione circolare con il relativo numero di sequenze. Vediamo un altro qualcos'altro. Vediamo qui cosa ho messo come segno. Sì, qui si parla invece, parliamo di come si compone l'intreccio a sezione circolare, e quindi ho indicato numericamente le strisce, l'accavallamento delle strisce durante l'intreccio, ecco. La preparazione del fall con tutte le varie fasi. Si parla anche della rollatura della frusta, come legare il cracker al fall, i nodi molto importanti. Qui spieghiamo come si crea proprio la base sul quale poi verrà costruito il pomello, i vari step, i vari passaggi sulla costruzione del nodo decorativo, del nodo del pomello, la griglia che costruisce praticamente lo scheletro sul quale verrà intrecciato il nodo. Ecco il nodo decorativo, un esempio. Le varie intersezioni, come vedete è tutto ben spiegato e ben illustrato con le relative sequenze. Poi abbiamo determinati pattern alternativi con le loro sequenze. Questi sono pattern a sezione circolare, ad esempio, questi sono pattern a sezione piatta. Le varie modalità su cui si fissa il cracker al fall, vari esempi. Insomma, ce n'è veramente per tutti. Per concludere, cosa possiamo aggiungere? Ma io credo che sicuramente questo libro si colloca come un'importante referenza per la lavorazione della pelle, per l'intreccio, quindi è dedicato agli aspiranti whipmaker, ma credo che si possa ben attestare anche come un buon libro per tutti gli amanti della lavorazione del cuoio, quindi anche un ottimo oggetto di collezione. Il vantaggio di questo libro è che è il primo libro in materia scritto in italiano, e questo aiuta ad avere un miglior approccio verso questo nuovo mondo. Per cui, cos'altro aggiungere? Conoscete questo libro, l'avete visto, potete ordinarlo sul mio sito e non dimenticate di cliccare like su questa pagina. A presto, ci vediamo al prossimo video, ciao!